C'è qualcuno che ti critica spesso, al lavoro, in famiglia, forse ogni giorno, e ti sei chiesto 1000 volte: c'è qualcosa di vero in quello che dice? Oggi ti rispondo, ma la risposta non riguarda te, riguarda lui, perché ogni critica dice qualcosa su chi la fa. Quando lo capisci, perde tutto il suo potere su di te. Benvenuto su Motivazione Stoica. Qui la filosofia antica diventa uno strumento efficace per affrontare la vita reale. Iniziamo. Cosa rivela davvero una critica? Quando qualcuno ti critica, la tua prima reazione è guardare dentro di te. Ti chiedi se ha ragione, rivedi quello che hai fatto, cerchi il tuo errore. È umano, ma è anche il punto in cui commetti il primo sbaglio, perché una critica non parla di te. Parla della mappa del mondo di chi la fa, di cosa valuta, di cosa lo disturba, di cosa non accetta. Una persona che non ha mai avuto il coraggio di provare qualcosa tende a criticare chi ci prova. Una persona che ha paura di fallire tende a sottolineare i fallimenti degli altri. Una persona che non si sente all'altezza tende a sminuire quello che non riesce a raggiungere. Seneca lo scrisse con una precisione disarmante nelle Epistulae Morales. La lingua della verità è semplice. Proprio così. La verità è semplice. E questa è la verità. Le critiche più aggressive nascono quasi sempre da qualcosa che l'altro non ha risolto dentro di sé, non da qualcosa che hai sbagliato tu. I 3 tipi di critica che incontri ogni giorno. Non tutte le critiche sono uguali. Imparare a distinguerle è il primo passo per non sprecare energie. Il primo tipo è la critica costruttiva. È rara, è precisa, riguarda un comportamento specifico, non la tua persona. Quel report mancava di dati importanti. È una critica costruttiva. Chi la fa vuole che tu migliori. E spesso ha ragione. Questa va ascoltata, va pesata, va usata. Il secondo tipo è la critica competitiva. Viene da chi ti vede come una minaccia. Non ti critica perché sei in errore. Ti critica perché hai fatto qualcosa che non è riuscito a fare o che non ha avuto il coraggio di provare. Il tono è diverso. Serve a ridimensionarti, non a migliorarti. Il terzo tipo è la critica abitudinaria. È quella di chi critica per abitudine, per carattere, per bisogno di controllo. Non importa cosa fai, troverà sempre qualcosa. Cambi lavoro, sbagliato, non cambi, hai sbagliato lo stesso. Questa persona non vuole aiutarti, vuole che tu rimanga nel posto in cui ti vede. Epitteto nell'Enchiridion lo aveva già capito 2000 anni fa. Non sono le cose a turbarci, ma il giudizio che diamo di esse. La critica non ha potere su di te finché non le assegni quel potere. Il problema non è ciò che dice l'altro, è l'importanza che decidi di dargli. Il ribaltamento che cambia tutto. Ecco il punto in cui si cambia il modo di valutare. Fino a questo momento hai ascoltato le critiche come se fossero verdetti, come se chi parla avesse l'autorità di definire chi sei. Da oggi fai una cosa diversa. Ogni volta che ricevi una critica ti fai solo una domanda. Cosa mi sta dicendo questa persona di se stessa? Il collega che critica ogni tua proposta probabilmente ha paura di essere scavalcato. Il familiare che non approva mai le tue scelte probabilmente non ha fatto le sue. Il capo che ridimensiona ogni tuo risultato probabilmente sente la propria posizione insicura. Non lo fai per giudicarli, lo fai per smettere di portare il loro peso come se fosse il tuo. Marco Aurelio nelle Meditazioni scrisse qualcosa che sembra semplice, ma è forse il consiglio più pratico che abbia mai lasciato. Non perdere altro tempo a discutere di cosa debba essere un uomo buono. Sii quell'uomo. Vuol dire non sprecare energia a rispondere a ogni critica, non difenderti, non spiegare, non cercare di convincere. Usa quel tempo per essere quello che sei. Alla critica si risponde con i fatti, non con le parole. Cosa fare praticamente? Puoi applicare subito 3 azioni. Prima azione. Il filtro dei 3 secondi. Quando ricevi una critica, non rispondere immediatamente. Aspetta 3 secondi. Respira. In quei 3 secondi domandati: è costruttiva o è personale? Se è costruttiva, ringrazia e valuta. Se è personale, non abboccare.
Seconda azione. La frase neutra. Non ti difendere con argomenti, non spiegare, non giustificare. Una risposta sola, detta con calma. Capisco il tuo punto di vista. Basta. Non hai ceduto, non hai attaccato, hai solo rifiutato di entrare nel gioco. Terza azione. Ribalta il focus. Ogni volta che una critica ti torna in mente, spostala. Invece di chiederti «ha ragione su di me?», chiediti «cosa gli fa comodo che io creda?». Questa domanda sposta il potere da lui a te. Finché hai rispetto verso di te, le critiche non trovano terreno fertile, non perché tu sia impermeabile, ma perché sai già distinguere quello che vale da quello che non vale. Chi ti critica sta dicendo qualcosa su di sé, non sempre, ma quasi sempre. Impara a sentire quella voce, non come un attacco, ma come un documento, una mappa di chi hai davanti. Questo è lo stoicismo nella vita reale, non frasi da appendere al muro, uno strumento per leggere le persone e proteggerti da loro senza perdere la tua pace. Se conosci qualcuno che porta il peso delle critiche degli altri, condividi questo video con lui. Potrebbe cambiare qualcosa. A presto, stoico!